Buongiorno, intrighi, sempre impossibilitati noi a conoscere la verità. Si è appena tenuto il G7 sulle vicende ovviamente dell'Afghanistan e mentre il presidente USA Biden parlava con gli alleati e mentre parla in televisione, manda il capo della CIA a trattare con i talebani, anche perché i talebani stanno aspettando e comunque vogliono ricevere il denaro promesso dal Fondo Monetario Internazionale, 450 milioni di dollari, vogliono che vengano liberati quei 9 miliardi di dollari di proprietà della banca centrale afghana che sono depositati però negli Stati Uniti e che gli Stati Uniti hanno bloccato. Nel contempo sappiamo che Macron ha richiamato le sue truppe già dal mese di maggio perché evidentemente i suoi servizi segreti lo avevano avvertito di ciò che stava per succedere. Il premio Nobel Obama, che tanto ha fatto per fare eleggere Biden, adesso tace assolutamente, non dice nulla su tutta questa situazione. Ci sono quindi tutta una serie di fatti che avvengono ovviamente al di sopra delle nostre teste, di cui noi non sappiamo, non sapremo mai nulla, e sono gestiti da attori che sono attori diversi, ovviamente, e che sono anche attori che tra loro probabilmente non si parlano neppure, magari addirittura, forse anche per motivi di sicurezza, non si conoscono. Ma non è una cosa nuova, ovviamente, non è una cosa nuova. Per certi aspetti probabilmente anche la vicenda di Gesù ha conosciuto una situazione simile. Lo so che vi sembrerà strano, però leggendo i Vangeli vengono fuori alcuni elementi che fanno pensare appunto ad una situazione nella quale anche lì si operava su diversi livelli e necessariamente, dico necessariamente per motivi di sicurezza, questi livelli forse tra di loro non si conoscevano neppure. Io ho già spiegato più volte che Gesù è stato condannato per motivi politici, cioè è stato condannato perché è ritenuto capo di un potenziale movimento rivoluzionario, un movimento che intendeva ribaltare l'ordine costituito, in particolare liberare Israele dal giogo dello straniero, anche perché questo, lo sappiamo, era il compito del Messia ebraico, cioè il Messia atteso dal popolo di Israele era un Messia politico e combattente, non certo un Messia spirituale. Io già ho raccontato, poi in questo libro ne ho parlato ampiamente, a partire da Giovanni Battista, che in realtà stava reclutando un esercito, stava reclutando dei combattenti in vista di ciò che si sarebbe dovuto verificare. Ho ricordato e in questo libro ho analizzato i versetti quando quelli che andavano a confessare i peccati, così ci viene raccontato, in realtà andavano quasi a celebrare le loro gesta, considerate ovviamente criminose dal potere, perché questo era ciò che si cercava, cioè si cercavano dei combattenti, delle persone decise, e quindi questi andavano a confessare, quindi a raccontare ciò che avevano fatto e venivano reclutati. E poi Giovanni Battista diceva ai farisei, ai capi: dovete cambiare la mentalità perché l'accetta è già messa ai vostri piedi e se non cambierete mentalità noi vi ammazzeremo. Quindi questo era ciò che si stava preparando. D'altra parte i discepoli di Gesù, il gruppo che noi conosciamo, era un gruppo i cui nomi rimandano tutti al movimento rivoluzionario degli Zeloti, i termini come il Galileo, Simone lo Zelota, Simone Bariona, Bariona significa combattente, Giacomo e Giovanni, due fratelli che erano definiti Boanerges, cioè i figli del tuono, quindi per il loro impeto evidentemente, e quindi era un gruppo di combattenti ed era un gruppo che stava vicino a Gesù e che Gesù identificava con un'immagine anche molto bella. Lui diceva: io sono la vite e voi siete i tralci, e quindi prendeva questa immagine
proprio dalla cultura, ovviamente, del suo popolo, che vedeva, per esempio, nella vite e nel fico due simboli molto importanti. Del fico parleremo al termine perché faremo una considerazione molto curiosa sull'albero del fico. E quindi dicevo che, siccome Gesù è stato condannato per motivi politici, non è difficile pensare che anche lui, in quanto capo di questo movimento, disponesse di una serie di attori che operavano a diverso livello e che forse non erano neppure interconnessi e che, come è logico che sia per motivi di sicurezza, forse non si conoscevano neppure tutti tra di loro. Per esempio, pensiamo alla vicenda dell'ultima cena, quando Gesù chiede ai suoi discepoli, o meglio, dà indicazione ai suoi discepoli su come prepararla. E andiamo a leggere direttamente dal Vangelo di Luca, nel capitolo 22, si dice: venne poi il giorno degli Azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Vi dico subito, ma non entro nel merito, che continuano da sempre le discussioni sulla reale sera in cui si è svolta questa ultima cena, perché ci sono delle contraddizioni, ci sono delle differenze tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni, ma poi ci sono delle differenze anche all'interno degli stessi Vangeli sinottici, ma non è l'argomento che ci interessa in questo momento. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? Rispose: appena entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Poi direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov'è la sala in cui possa mangiare la Pasqua coi miei discepoli? Egli vi mostrerà una grande sala al piano superiore, bene arredata, là preparate. Ora qui è chiaro che Pietro e Giovanni non sono al corrente dell'esistenza di altri personaggi e di altri luoghi che invece evidentemente Gesù conosceva e frequentava, perché dice loro: andate, troverete un tale. Lo so che questo tale, siccome porta una brocca d'acqua, viene spesso interpretato dal punto di vista astronomico, cioè si dice che rappresenta l'avvento dell'era dell'Acquario. Io, come sapete, faccio sempre finta che le cose stiano concretamente come vengono raccontate. Quindi dice: andate, troverete un tale, seguitelo, quindi col classico comportamento di chi, non vuole rendere troppo pubblico il suo agire. Lui vi porterà in un certo posto dove si trova una persona e voi chiederete a questa persona dicendo il maestro, e quindi questa persona conosce Gesù, ma Pietro e Giovanni non conoscono evidentemente questa persona. Da quello che si legge nel Vangelo si capisce che la incontreranno in quell'occasione per la prima volta. E Gesù già sa che in quel luogo si trova una sala che è al piano superiore bene arredata e là preparate. Quindi vuol dire che c'era un altro gruppo che preparava delle cose indipendentemente dal gruppo costituito dagli apostoli, dai discepoli che conosciamo e che Gesù identificava come la vite con i suoi tralci. Questo racconto si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici e quindi lo leggiamo anche in Marco. Nel primo giorno degli Azimi, all'ora in cui si immolava l'agnello pasquale, e qui si dice chiaramente che quindi Gesù mangiava la carne d'agnello, i suoi discepoli gli dicono: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli manda due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi si farà avanti un uomo che trasporta un'anfora d'acqua. Allora, questo uomo era uno che sapeva dell'esistenza di questi discepoli, evidentemente li conosceva visivamente
e come segnale, quando li vede arrivare, si fa incontro a loro con una brocca d'acqua, e questo è il segnale del riconoscimento. Guardate che queste cose qui sono molto curiose, perché sono descritte nei particolari. Seguitelo e dovunque entri dite al padrone di casa: il maestro manda a dire: dov'è la mia sala in cui possa mangiare la Pasqua insieme ai miei discepoli? Egli vi mostrerà una grande stanza al piano superiore, già arredata e pronta. Quindi questi discepoli vengono mandati, qui non gli si dice da chi devono andare, ma verranno riconosciuti da uno che a sua volta si farà riconoscere con un gesto preciso, trasportando un'anfora d'acqua. Ma il racconto si trova anche nel Vangelo di Matteo, nel quale di nuovo i discepoli gli chiedono e gli dicono: dove vuoi che prepariamo la Pasqua? Ed egli dice: andate nella città, e qui viene tradotto: da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, vorrei celebrare la Pasqua insieme ai miei discepoli presso di te. I discepoli fecero come aveva ordinato loro Gesù e prepararono la Pasqua. Ecco, qui si dice andate nella città da un tale, ma in greco non c'è scritto così. In greco c'è scritto eis ten polin, cioè nella città, pros ton deina, presso il tale. Quindi qui sembra che Gesù dia direttamente l'indicazione del personaggio dal quale devono andare. E ancora una volta Gesù dimostra di essere a conoscenza del fatto che c'è una stanza già preparata in un edificio ben preciso. Quindi questo ci fa pensare all'esistenza di diversi gruppi, ripeto, che tra loro potevano non conoscersi, anzi, quel che par di capire leggendo i Vangeli, effettivamente non si conoscevano e il riconoscimento avviene in quel momento. E quindi questo già ci dà l'idea di una organizzazione decisamente più complessa di quella alla quale siamo abituati a pensare, cioè Gesù con i suoi 12. Poi c'è la vicenda di Giuseppe di Arimatea. Giuseppe di Arimatea entra in scena quando Gesù è sulla croce e lui chiede a Pilato di poterlo tirar giù dalla croce prima che arrivi la sera, perché poi non avrebbero più potuto farlo perché entrava il sabato. Bene, questo Giuseppe di Arimatea si dice era uomo del Sinedrio, che però attendeva il regno. Cioè era un uomo che formalmente apparteneva al gruppo dominante, cioè al gruppo che gestiva il potere all'interno di Israele, cioè al Sinedrio, e il Sinedrio era collegato, strettamente collegato per via di potere ai Romani, ma questa vicenda ci fa capire che all'interno stesso del Sinedrio c'era, e Giuseppe di Arimatea possiamo ipotizzare che non fosse magari il solo, perché in questa operazione si fa anche aiutare da Nicodemo, e Giuseppe di Arimatea quindi forse era uno di quelli che stava formalmente dentro il potere, ma che in realtà operava per conto di Gesù, quindi c'era forse un altro gruppo che noi potremmo definire un gruppo di infiltrati. Così proprio come è nella migliore tradizione delle organizzazioni che devono necessariamente operare nel segreto per non essere scoperte. E poi c'è un'ultima vicenda che vi voglio leggere, che è molto intrigante, che è quella relativa al cosiddetto fico sterile, cioè al fico che non portava frutti. La leggiamo in Luca. Disse poi questo racconto, questa parabola Gesù: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cogliervi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al contadino: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve occupare inutilmente il terreno? Il contadino rispose: Signore, lascialo ancora per quest'anno.
Voglio zappare bene attorno a questa pianta e metterci del concime. Può darsi che produca dei frutti il prossimo anno, se no lo farai tagliare. Ora, qui questo ovviamente è stato interpretato teologicamente, l'interpretazione teologica ve la lascio, nel senso che compete a chi l'ha elaborata, ma comunque la trovate, e si riferirebbe al cristianesimo, eccetera. Qui invece fa pensare, attraverso l'immagine del fico, all'esistenza di un ulteriore gruppo di persone che avrebbero dovuto agire. Non dimentichiamo che come la vite e i tralci era una figura molto conosciuta e utilizzata all'interno del popolo di Israele, così pure la pianta del fico era una pianta considerata importante. E quindi il fico poteva benissimo rappresentare anche il nome in codice di un altro gruppo. I 3 anni forse non sono un caso. Non sono un caso perché da una certa ricostruzione delle vicende evangeliche Gesù potrebbe effettivamente aver predicato per 3 anni, e anche questo lo spiego qui in questo libro quando spiego che Gesù non è morto all'età di 33 anni così come ci viene raccontato, ma è morto molto più in là, forse a 40-41 anni. Allora, 3 anni, qui si dice che questo proprietario del fico sono 3 anni che aspetta che questo fico produca frutti. E questo fico, allora a questo punto potremmo dire, questo gruppo non portava i frutti attesi. E allora il capo di tutto, quello che forse potrebbe essere il cosiddetto El che stava sopra Gesù, quel El al quale Gesù poi si rivolge quando si trova sulla croce, questo capo decide di eliminare quel gruppo. Ma il contadino, che a questo punto potrebbe essere Gesù, dice: senti, lasciami ancora lavorare 1 anno e magari potrebbe portare dei frutti. Quindi questa, che è raccontata come una parabola e che viene interpretata in chiave ovviamente cristiana, in realtà potrebbe essere il ricordo di un racconto, di una vicenda relativa al fatto che c'era un gruppo che avrebbe dovuto fare determinate cose e che non le ha mai fatte. Quindi se mettiamo assieme la predicazione di Giovanni Battista, i nomi, cioè le definizioni, gli epiteti con cui venivano aggettivati gli stessi discepoli di Gesù, l'immagine della vite con i tralci, l'immagine del fico, la vicenda dell'ultima cena che fa pensare a dei contatti che si sono stabiliti lì per la prima volta tra personaggi che soltanto Gesù, che stava al di sopra, conosceva, ma che gli altri non conoscevano, ripeto, come si fa per motivi di sicurezza. La vicenda di Giuseppe di Arimatea, che fa pensare alla presenza di infiltrati all'interno dello stesso sistema di potere israelita, ci induce a quantomeno ipotizzare che l'organizzazione di Gesù, questa organizzazione che avrebbe dovuto realizzare questa grande rivoluzione messianica, in realtà era molto più complessa di quanto non ci venga normalmente raccontato. Ciao, grazie e alla prossima.